studiando queste, appunto io ti dicevo che studiavo queste cellule della ghiandola mammaria, i tumori della ghiandola mammaria del ratto, e tutto questo con anticorpi monoclonali potevamo entrare un po' nella genetica, perché gli anticorpi monoclonali riflettono anche alcuni tipi di geni. Però insomma era ancora una posizione minima, quello che avevamo a disposizione era così poco che io pensavo, insomma, questo non è assolutamente sufficiente. E pensandoci bene, è venuta l'idea che si doveva fare un balzo avanti veramente, cioè quella di cercare di identificare tutti i geni di un organismo. E come si fa a identificare tutti i geni di un organismo? Noi sappiamo che i geni sono una parte del DNA, sappiamo come sono fatti, quali sono le caratteristiche, eccetera. Per cui se avessimo tutta la struttura del DNA, tutta la sequenza, come viene chiamata, delle basi del DNA, si potrebbero identificare tutti i geni e perciò si potrebbe lavorare con tutti i geni. E allora ho pensato, beh, insomma, questo sequenziamento del genoma, ho pensato bene, parlando anche ai colleghi che lavoravano in campi di questo tipo, insomma, era chiaro che era una cosa molto, molto difficile da ottenere, ma era una cosa possibile, purché ci fosse veramente un forte impegno. E allora ho cominciato a parlare pubblicamente di questa idea. La prima volta che l'ho fatto al Caltech, perché lì era al Caltech. Non era mica? Non fu a Los Angeles? Fu a Los Angeles. Insomma, c'era l'inaugurazione di un istituto a Los Angeles e mi avevano invitato a parlare, a fare il preludio, a fare la conferenza all'inizio. E io pensavo che quella era una buona occasione, perché c'era un po' di gente, tutti scienziati interessati, e perciò ho centrato per la mia presentazione appunto su questa possibilità di sequenziare il genoma, come si chiama il genoma, è tutto un insieme dei geni, dell'umano. Ora pensavo all'uomo, a quello umano. E mi ricordo che ho parlando, insomma, alla fine di questo, io pensavo di avere delle reazioni, ma invece non c'è stata nessuna reazione, erano tutti silenziosi. Ma erano silenziosi perché colpiti o per indifferenza? No, erano silenziosi. Questo non lo so, capisci? E così parlando poi a individui isolatamente, quello che loro vedevano era la difficoltà enorme di questo progetto, capisci? Vedevano solo il lato negativo.